Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Growrilla Hydroponics. Questa volta siamo alle prese con un progetto che ha da subito stuzzicato la nostra fantasia, ovvero quello di realizzare un grow box per la coltivazione indoor completamente automatizzato e controllabile da remoto. Il progetto nasce dalla collaborazione con un'altra azienda italiana che si chiama NidoPro e che ha da poco immesso sul mercato una centralina per la gestione automatizzata delle soluzioni all'interno dei sistemi idroponici e per la gestione e il controllo dei valori ambientali delle stanze di coltivazione indoor. Ci è stato proposto di testarne una e noi chiaramente abbiamo preso la palla al balzo, quindi abbiamo ricevuto questa centralina, quella che vedete qua in basso, che è uno dei primi modelli. Possiamo dire che questa qua è ancora forse una versione beta che si differenzia alla fine solo per qualche aspetto estetico rispetto a quelle che adesso ci sono in commercio. Per realizzare questo test abbiamo quindi allestito questo grow box. In questo caso abbiamo un home box da 120 x 120 x 200 d'altezza, un sistema di illuminazione orto LED titanium da 360 watt, la reazione, quindi l'estrattore dall'alto, l'introduzione dell'aria dal basso, ventilatore. All'interno abbiamo inserito un sistema RDVC a 4 vasi Growrilla, all'interno del quale abbiamo coltivato queste 4 piante di peperone che sono state gentilmente offerte dal nostro vicino che abita qua sopra. Quindi abbiamo collegato questa centralina NidoPro al nostro sistema idroponico e si occuperà di gestire e controllare la soluzione nutritiva, quindi regolare il pH, regolare la fertilizzazione. Inoltre si occuperà di gestire tutti i vari dispositivi che abbiamo inserito all'interno di questo box, come appunto la luce, l'estrazione, l'introduzione dell'aria, la ventilazione, eventuali umidificatori, deumidificatori, riscaldatori, eccetera. Tutto questo viene gestito e controllato anche da remoto attraverso un'applicazione, questa applicazione qua, e che praticamente ti dà tutta una serie di valori in tempo reale di quelli che sono i parametri della soluzione, quindi EC e pH o i parametri climatici come appunto la temperatura e l'umidità, e che ti permette di programmare tutti i dispositivi secondo determinati parametri che andremo poi praticamente a vedere nel corso del video. Al sistema idroponico è stato poi collegato un chiller per il raffreddamento della soluzione. Questo è un Tecoponic HY150 che è in grado di gestire fino a 150 litri di soluzione e che è stato utilizzato perché quando è partito il progetto eravamo ad agosto, le temperature erano decisamente troppo elevate e avevamo l'acqua a 26-27 gradi, quindi era necessario raffreddarla. Nel corso del video vedremo anche come collegarlo e come settarlo. In ultimo è stata poi aggiunta questa tanica flessibile che contiene una riserva di soluzione e che mediante questo tubo collegato ad una valvola galleggiante all'interno del sistema idroponico servirà praticamente come rabbocco automatico della soluzione man mano che questa viene consumata. Vediamo da cosa è composto e come installare il NidoPro. All'interno troviamo una scatola che contiene le 2 smart plug che serviranno per collegare luci, estrattori d'aria, modificatori eccetera, l'alimentazione di Nido e un access point che andrà poi collegato al vostro router internet. I 2 tubi di collegamento d'ingresso e uscita del sistema, i 4 flaconi che serviranno per contenere i fertilizzanti e il pH-, poi ci sono le 2 sonde di EC/pH, il cavo sonde di temperatura, umidità e livello della soluzione, i 2 attacchi serbatoio di ingresso e uscita del sistema, ed infine l'hardware Nido. Vedete, questo è il pannello frontale
con i 2 inserti per le sonde di ECPH e i relativi collegamenti, le 4 pompe dosometriche e i 4 slot per i flaconi. Iniziamo ad installare le sonde di EC e pH. Questa è quella del pH. All'interno di questo tappo è contenuta una soluzione di mantenimento a base di cloruro di potassio che serve a preservare la sonda quando non è utilizzata. Si inserisce nel nido e si avvita il pressasonda. Quindi si passa alla sonda di EC e la si connette al sistema. Inseriamo i flaconi del fertilizzante, che in questo caso saranno solo l'A e B e il pH-. Quindi procediamo con i fori per il collegamento del sistema idroponico. In questo caso Nido verrà collegato al vaso di controllo del nostro sistema RDVC a 4 vasi. Dovranno essere fatti un foro di uscita nella parte bassa, un foro di ingresso nella parte alta ed infine un foro per il sensore di livello leggermente sopra la metà del vaso. Questa forse è la parte più delicata di tutto il processo di montaggio. Bisogna fare massima attenzione ed evitare che durante la foratura venga danneggiata la plastica del vaso. Una volta rimontato il vaso di controllo al sistema idroponico, iniziamo ad inserire 2 attacchi serbatoio. Quello di uscita è dotato di un filtro che impedirà che all'interno di nido finiscano elementi che potrebbero danneggiarlo, come pezzi di radice o altri elementi presenti all'interno della soluzione. Inseriamo il raccordo d'ingresso in alto e stringiamo bene i dadi di serraggio. Montiamo i 2 tubi di collegamento di ingresso e uscita direttamente sulle rispettive valvole presenti sul pannello frontale di nido. Si monta il sensore di livello nel foro centrale. Questo servirà a monitorare il livello della soluzione e ci avvertirà nel caso scendesse sotto la soglia minima. Questo invece è il cavo sonde. Il sensore di temperatura e umidità andrà montato all'interno della stanza di coltivazione. Colleghiamo lo spinotto al pannello frontale di nido ed infine colleghiamo il sensore di livello. A questo punto riempio il sistema con sola acqua. Per questo test ho deciso di utilizzare una formula di fertilizzazione A più B e chiaramente il pH-. In questo caso stiamo utilizzando gli acquavega di canna, ovvero la formulazione A più B specifica per la fase di vegetativa, che secondo le indicazioni del produttore devono essere utilizzati in parti uguali tra loro, chiaramente con una concentrazione variabile a seconda del valore di EC che si vuole ottenere. Cominciamo a caricare il flacone di A e lo inseriamo nell'apposito slot. Quindi passo a caricare il flacone di B. E infine carico il flacone di pH- con dell'acido fosforico al 24% che però ho precedentemente tagliato con 2 parti di acqua per abbassare la concentrazione. Siamo quasi pronti a partire. Collegata all'alimentazione di nido verifichiamo che il LED blu ci indichi la connessione al Wi-Fi e procediamo con l'accoppiamento.
All'interno di nido una pompa viene azionata per 1 minuto ogni quarto d'ora. La soluzione quindi viene prima analizzata e poi corretta secondo quei parametri che andremo ad inserire attraverso l'applicazione. Questa è la schermata principale dove vengono mostrati i valori di pH e C, temperatura e umidità dell'aria rilevata dalla sonda. All'interno del calendario andiamo a programmare i valori che vogliamo ottenere nell'intero periodo del ciclo di coltivazione. Quindi selezioniamo il periodo relativo alla prima settimana, lo nominiamo come fase vegetativa. Poi impostiamo il range di pH da mantenere e il valore di EC. In questo caso partiamo da un valore di 0,7. Il valore di 0,7 verrà ottenuto attraverso la somministrazione in parti uguali dei 2 flaconi di fertilizzante, quindi una parte di A e una parte di B. Siccome il flacone di C in questo caso non verrà utilizzato, lo mettiamo a 0. Per impostare i valori della seconda settimana procediamo esattamente come prima. In ogni caso i valori possono essere sempre modificati in qualsiasi momento, anche da remoto, sempre attraverso l'applicazione. Questi sono i valori rilevati al momento dell'accensione da nido. Vedete il pH dell'acqua è a 7,53 mentre l'EC è a 0,33. Temperatura e umidità dell'aria invece ce ne occuperemo più avanti. E anche della temperatura dell'acqua che per via del caldo è arrivata a 27 gradi e che andremo poi a raffreddare inserendo un chiller nel sistema. Dopo aver analizzato l'acqua passa a correggere i valori. Il sistema inizierà a somministrare fertilizzante e pH- attraverso le pompe dosometriche. Intanto vedete che l'EC ha iniziato leggermente ad aumentare mentre il pH a scendere. Attraverso i grafici viene mostrato l'andamento nel tempo del valore di pH e di C. Come si vede il pH sta scendendo mentre l'EC sta salendo. Altra cosa molto importante è la temperatura dell'acqua, che in questo momento si trova a 27 gradi, quindi abbiamo inserito un chiller nel sistema per raffreddarla. In questo caso abbiamo usato un Tecoponic HY150 che è in grado di gestire fino a 150 litri ora. Come vedete la pompa di ricircolo del sistema manda la soluzione al chiller, che la raffredda prima di rimandarla di nuovo indietro al sistema attraverso il vaso di controllo. Programmarlo è semplicissimo, sul display è indicata la temperatura della soluzione. Sul tasto Set si imposta il valore di temperatura da ottenere e automaticamente il chiller inizia a raffreddare la soluzione fino ad arrivare alla temperatura che si desidera, che in questo caso è impostato a 20 gradi. Intanto la nostra soluzione si è stabilizzata ad un valore di pH di circa 5,8 ed un EC di 0,63, quindi a questo punto procediamo con il resto. Attraverso Nido andiamo a comandare anche i vari dispositivi che sono presenti all'interno del grow box, come la luce e l'aspiratore. E lo facciamo attraverso queste smart plug, che sono delle prese wireless e che dialogano direttamente con il nido, attivando o disattivando i dispositivi in base alle impostazioni che andremo a definire sull'applicazione. In questo caso su una presa colleghiamo il nostro LED, mentre sull'altra andiamo a collegare 2 aspiratori, uno di ingresso e l'altro di uscita. Ora, sul pannello di controllo dell'applicazione possiamo attivare o disattivare manualmente le 2 smart plug per assicurarci che funzionino correttamente. Quindi andiamo a programmarle direttamente dal calendario. Esattamente come per la soluzione si definisce l'arco di tempo che ci interessa, attiviamo le funzioni di luce, temperatura e umidità ed impostiamo i range di valore in cui dovranno intervenire i vari dispositivi. In questo caso l'aspiratore entrerà in funzione quando la temperatura supererà la soglia di 27 gradi o l'umidità salirà oltre il 70%, per poi spegnersi una volta scesi sotto questi valori. Impostiamo a questo punto le ore di luce buio, dove la lampada si accenderà alle ore 14 e rimarrà accesa per 16 ore. A questo punto il sistema è stato settato e siamo pronti per iniziare a coltivare.
Ora che la soluzione si è stabilizzata sui valori impostati, procedo con l'inserimento delle piante nel sistema. In questo caso andremo a coltivare 4 piante di peperone che ho già fatto radicare all'interno di questi vasi a rete. L'orto LED Titanium da 360 watt nella fase di crescita lavorerà a metà potenza, quindi solo con 180 watt ed uno spettro dedicato alla fase di vegetativa. Nei primi 7 giorni manterremo un valore di EC di 0,4 per poi andare ad aumentarlo gradualmente durante il ciclo di coltivazione. Al sistema abbiamo poi aggiunto un umidificatore per alzare l'umidità relativa al 70%. Anche in questo caso verrà gestito da una smart plug nido, in modo da lavorare in automatico secondo i valori impostati sull'applicazione. Come si vede dai grafici, il sistema sta lavorando in modo da mantenere la temperatura tra i 26 e i 27 gradi, mentre l'umidità è stabilizzata tra il 71 e il 74%. Entrando nel pannello Analytics si apre il grafico del VPD, ovvero Vapor Pressure Deficit, che ci fornisce un dato molto importante, ovvero il giusto compromesso tra temperatura e umidità dell'aria che dobbiamo mantenere per ottimizzare i processi di traspirazione della pianta e quindi l'assorbimento di acqua e nutrimenti. Il valore si misura in kPa e dovrebbe essere mantenuto tra lo 0,8 e l'1. La temperatura della soluzione, mantenuta dal chiller tra i 20 e i 21 gradi, garantisce un elevato contenuto di ossigeno disciolto per mantenere sano l'apparato radicale. Le piante in questo momento hanno circa un mese di crescita. L'EC della soluzione è stato settato a circa 1.1 ms e stanno iniziando a comparire i primi prefiori, segno che la pianta si sta preparando ad entrare nella fase di fioritura e fruttificazione. Per il cambio di soluzione, prima di tutto si spegne la pompa di ricircolo e scolleghiamo il sistema idroponico dal chiller. Il raccordo di uscita del sistema lo possiamo collegare a un tubo per portare la soluzione a uno scarico oppure a un contenitore a parte. Ho già preparato questa tanica con acqua pura pH 6 che userò in parte per sciacquare l'interno del sistema ed il resto come base per la nuova soluzione. La pompa di ricircolo in questo caso spingerà fuori tutta la soluzione contenuta nel sistema fino a svuotarlo quasi completamente. Ma prima di riempirlo di nuovo procedo col risciacquo, facendo passare attraverso il sistema un po' dell'acqua contenuta nella tanica. In questo modo qualsiasi residuo della vecchia soluzione presente sul fondo dei vasi verrà lavato via definitivamente. Quindi riempio nuovamente il sistema con acqua pH 6, ripristino il collegamento con il chiller. Nei successivi 2 giorni, dopo il cambio di soluzione, manterrò un EC molto basso di circa 0.4, in modo da sciacquare via eventuali depositi salini dalle radici prima del cambio di formula. A questo punto procedo con un cambio della ricetta di fertilizzazione, passando dalla formulazione per vegetativa a quella per fioritura. Utilizzo sempre gli Aquaflores di canna in formulazione A più B, che sono caratterizzati da un contenuto più basso di azoto ma più ricco di fosforo e potassio. Mi basta versare i fertilizzanti nei flaconi A e B di nido, reinserirli nel sistema e programmare tramite l'app il calendario con i nuovi dosaggi, nel mio caso portando l'EC a 1.3. Ora che le piante hanno raggiunto una certa dimensione, inserirò all'interno del box una rete di supporto.
Questa ha la funzione, oltre che di mantenere stabili le piante, anche quella di distribuire i rami sul piano orizzontale, mantenendoli alla stessa distanza dalla luce. La home box con le sue aperture laterali permette di accedere facilmente a tutti gli angoli del box, anche quelli più lontani, rendendo decisamente più comodo il lavoro del coltivatore. Il vantaggio di questa tecnica è quello di fare in modo che sia i rami bassi che gli apicali, ricevendo la medesima quantità di luce, si sviluppino in maniera molto più uniforme. Una volta agganciata si passa a distribuire i rami lungo le maglie della rete, aprendoli e piegandoli con delicatezza fino a coprire la maggior parte dell'area di coltivazione. Questo procedimento andrà poi continuato anche nei giorni dopo, man mano che le piante cresceranno, fino a ottenere uno schermo verde uniforme. Durante la fase di fioritura azioniamo il secondo pulsante presente sull'ortola di titanium. Adesso la lampada lavorerà a piena potenza, quindi in modalità tutt'alagro. Lo spettro luminoso sarà arricchito quindi di toni tendenti al rosso, adatti a sostenere al meglio le fasi di fioritura della pianta. Durante la formazione dei frutti aumenterà anche il fabbisogno di nutrimento della pianta, quindi alzerò la concentrazione di fertilizzante della soluzione portando l'EC da un valore di 1.3 a quello di 1.7 millisiemens, mantenendolo costante per tutto il periodo di maturazione del frutto. Spero abbiate trovato questo video interessante altrettanto quanto lo è stato per noi averlo realizzato. In conclusione devo dire che dopo questi mesi di test le nuove tecnologie applicate alla coltivazione indoor piuttosto che all'idroponica offrono delle potenzialità che sono reali, e non solo per quanto riguarda la gestione, la facilità di gestione delle soluzioni nutritive piuttosto che dei parametri climatici all'interno delle stanze di coltivazione indoor, ma anche per quanto riguarda la raccolta di tutti quei dati che ti danno informazioni importanti per poter migliorare di volta in volta il proprio ambiente di coltivazione. Quindi se vi è piaciuto il video vi invito a iscrivervi al canale. Per maggiori informazioni invece visitate il nostro sito www.growlillhydroponics.com e a questo punto non resta che dirvi verdi abbracci e coltivate duro!